Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video vi mostro come realizzare il cartamodello della gonna base sulle vostre misure. Questo cartamodello vi servirà come base di partenza per realizzare praticamente qualsiasi gonna vogliate e anzi in uno dei prossimi video pensavo proprio di mostrarvi come potete modificarlo per ottenere vari design diversi di gonne. Per esempio, la primissima gonna che potreste realizzare, perché è molto simile al cartamodello base, è la gonna a tubino. E a proposito, se c'è qualche gonna nello specifico che vi piacerebbe imparare a fare, scrivetemelo qui sotto nei commenti che cercherò di inserirla in uno dei prossimi tutorial. In generale, per disegnare cartamodelli sarebbe utile avere una carta apposita tipo questa, perché tutti questi numeri disposti a griglia aiutano a tracciare velocemente linee parallele, perpendicolari e angoli. Vi lascio il link qui sotto in descrizione se non sapete dove trovarla. Detto questo, comunque, soprattutto se siete agli inizi, potete benissimo utilizzare una carta qualsiasi che avete in casa. Poi avrete bisogno di una riga, un curvilineo se volete essere un po' più precisi, metro da sarto per prendere le misure e ovviamente forbice da carta e matita per disegnare il cartamodello. Vi consiglio di prendere le misure in biancheria intima e state attenti per ogni misurazione a non stringere troppo il metro ma neanche a lasciarlo troppo lasco, deve appoggiarsi al corpo. La prima misura che andiamo a prendere è la distanza tra i seni, semplicemente si misura la distanza tra il centro di un seno e l'altro. La circonferenza vita va presa facendo circolare il metro attorno alla persona nel punto più sottile della pancia. Mi raccomando, quando si prendono misure di circonferenza il metro deve sempre essere parallelo al pavimento. La circonferenza addome è una misura di controllo, va presa posizionando il metro 8 cm sotto alla vita. La circonferenza bacino va presa nel punto più largo del bacino, nel punto dove cosce e sedere sono più sporgenti. L'altezza fianco va rilevata appunto sul fianco della persona ed è la misura che va dal punto in cui avete preso la misura della vita al punto in cui avete preso quella del bacino. Infine dobbiamo misurare quanto lunga vogliamo la gonna. Se per esempio la volete al ginocchio, prendete la misura dell'altezza che va dalla vita al ginocchio. Per prima cosa ho disegnato un rettangolo ABCD dove AD, il lato sopra, è pari alla circonferenza bacino più 2 cm di vestibilità diviso 2. Nel mio caso quindi sarebbe circonferenza bacino 103 più 2 cm di vestibilità 105 diviso 2 52,5. Quando dico vestibilità è una misura che viene aggiunta in più per dare un po' di comodità quando si indossa il capo e per non averlo troppo aderente al corpo. Farò un video più dettagliato a riguardo magari quando affrontiamo tessuti elastici, in questo caso se il tessuto è fermo o quasi fermo va benissimo aggiungere 2 cm. Tornando al cartamodello, lato AB, quello verticale, è invece la misura della lunghezza gonna e diventa il centro davanti della gonna. Quando si disegnano le basi dei cartamodelli si disegna una metà davanti e una metà dietro perché tendenzialmente i capi sono simmetrici, quindi per avere la gonna intera basterà poi tagliare il tessuto con la stoffa in strato doppio. Tra A e D segniamo il punto centrale che chiamiamo E e tiriamo la linea EF fino al fondo parallela ad AB. Questa sarà la linea di divisione fianchi, cioè la linea che separa il cartamodello davanti da quello dietro. Segniamo la misura AG sul lato AB, che è la misura di altezza fianco presa prima, e tiriamo una parallela ad AD che chiamiamo GH e sarà la linea bacino. La direzione di AB, che è il centro davanti, è anche la direzione del dritto filo della stoffa. Il dritto filo ci serve poi a capire come vanno posizionati i cartamodelli sulla stoffa, ma ve lo faccio vedere nei prossimi video. AD è la linea vita della gonna, mentre BC è la linea del fondo della gonna. Per prima cosa disegniamo le pens, dividiamo per 2 la misura della divergenza seni e andiamo a segnarci questa misura nel segmento da A verso E e da D verso E. Nel mio caso la misura è 9,5 cm e le pens le facciamo poi larghe 3 cm. Il motivo per cui si prende la misura della divergenza seni è perché di solito le pens delle gonne è bello vederle allineate al seno e non piazzate a caso. Ora, essendo che di solito la misura del bacino è più grande di quella della vita, per fare in modo che il cartamodello segua le forme del corpo, dobbiamo sulla linea vita togliere della stoffa rispetto alla linea bacino, che si traduce in togliere della carta nel nostro cartamodello.
Per toglierla il cartamodello andrà ad assottigliarsi nella vita sulla linea del fianco, ma anche tramite le pince, che sono dei triangolini di stoffa che vengono appunto tolti per far aderire il capo al corpo. Le pince le stiamo già disegnando. Per capire di quanto fare lo scarto del fianco dobbiamo prendere la misura di metà circonferenza bacino, togliere metà circonferenza vita e la misura che ci avanza va divisa tra pince e scarto del fianco. Nel mio caso metà circonferenza bacino è 51,5. Tolgo metà circonferenza vita, che è 36, e mi resta 15,5 da dividere tra pince e fianco. Le pince misurano 6 in larghezza, quindi 15,5 meno 6 fa 9,5, che sarà il mio scarto fianco. Ora posso tracciare la parte curva del fianco che parte dalla linea vita e arriva 5 cm sopra la linea del bacino. La pince davanti la facciamo lunga 8 cm, mentre quella dietro 14. La misura di controllo dell'addome ci può servire qui per perfezionare il cartamodello, per capire quanto larghe e lunghe fare le pince e quanto gonfia fare la curva di scarto del fianco. Mediamente quello che vi sto mostrando dovrebbe andare bene, poi ogni persona ovviamente è fatta a modo suo, quindi vanno fatti dei piccoli aggiustamenti. Infine scendiamo da A e da D di 2 cm e segniamo i punti A1 e D1. Ora vado a collegare con una leggera curva questi punti in modo che la gonna vesta correttamente lungo la linea della vita. Tutte le linee che ho appena ripassato sono il nostro cartamodello finito. Ora vi mostro come fare l'ultimo pezzo, che è il cinturino. Ho disegnato un rettangolo ABCD dove AB, la linea verticale, è pari al doppio dell'altezza del cinturino, in questo caso 10 cm. E BC è la circonferenza vita più 4 cm che servono per il sormonto della chiusura della gonna. Ho segnato poi un punto E a metà di AB e un punto F a metà di CD e li ho uniti. Questa sarà la linea di piegatura del cinturino. Ho fatto una linea parallela ad AB 2 cm in dentro, che è la linea di inizio del sormonto, nonché centro dietro. Stessa cosa ho fatto con il lato CD. Quindi le linee A1B1 e C1D1 corrispondono al centro dietro, il centro davanti si trova esattamente a metà e i fianchi poi sono a metà tra il centro davanti e il centro dietro. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui, non dimenticate di lasciare un mi piace e iscrivetevi al canale. Nei prossimi video mi piacerebbe continuare a spiegarvi come disegnare vari cartamodelli, quindi se ce n'è qualcuno nello specifico che vi piacerebbe approfondire scrivetemelo qui sotto nei commenti. Bene, un abbraccio, a presto e ci vediamo al prossimo video.